Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Se io vi dico dovevo mangiare ed ho dovuto mangiare, secondo voi qual è la differenza? Oppure se dico potevo dormire ed ho potuto dormire, anche qui qual è la differenza? Le frasi sono entrambe in un tempo passato, però nascondono delle differenze. Nel video di oggi infatti parleremo dei verbi modali al passato, precisamente al passato prossimo e all'imperfetto. Iniziamo col definire cosa sono i verbi modali. Un verbo modale serve ad esprimere la modalità di un'azione di un soggetto. Cerchiamo di capire che cosa vuol dire questo. I verbi modali infatti sono sempre accompagnati da un verbo all'infinito ed hanno dunque lo stesso soggetto. Quando io dico io devo mangiare, in una frase con un verbo modale, solamente il verbo modale va coniugato. Il verbo all'infinito rimane ovviamente all'infinito. Dunque i verbi modali ci spiegano la modalità della nostra azione del verbo all'infinito. I verbi modali sono 4: dovere, potere, volere e sapere. Dunque se io dico devo studiare, il verbo modale devo ci spiega la modalità in cui noi dobbiamo compiere questa azione di studiare. Se io dico posso studiare, ci indica infatti una differente modalità. Nel primo caso devo è un obbligo, nel secondo caso posso è una possibilità. Ad ogni modo immagino che già molti di voi sappiano cosa sono i verbi modali. Infatti ora come ora non voglio focalizzarmi su questo, ma sul loro utilizzo al passato. Ci tengo a precisare che in questo video parleremo dei verbi dovere, potere e volere al passato. Non parleremo del verbo sapere, in quanto il verbo sapere è un verbo parzialmente modale, in quanto è considerato modale soltanto quando si utilizza per esprimere l'essere capace di fare qualcosa, l'essere in grado di fare qualcosa. Solo in questi casi è modale e solo in questi casi viene accompagnato da un verbo all'infinito. So parlare le lingue straniere, so cucinare bene. In questi casi il verbo all'infinito è necessario per capire che cosa noi siamo in grado di fare. Al contrario però, se io dico sai che Lucia si è sposata, in questo caso tu sai è tu sei a conoscenza, non tu sei in grado. Per questo motivo in questa frase non è utilizzato come verbo modale. Adesso passiamo ai 3 verbi di cui vi ho parlato e vediamo i loro utilizzi all'imperfetto e al passato prossimo. Vedrete che le differenze tra questi 2 tempi verbali al passato con i verbi modali sono simili per tutti e 3 i verbi. Iniziamo col verbo volere e facciamo 2 frasi. Volevo studiare in biblioteca. Volevo studiare in biblioteca. Ho voluto studiare in biblioteca. Ho voluto studiare in biblioteca. Traduciamo queste 2 frasi in inglese. Entrambe le frasi significano I wanted to study in the library. Allora qual è la differenza tra queste 2? Se una persona mi dice queste 2 frasi, come faccio a capire la differenza? La differenza è questa. Se una persona dice volevo studiare in biblioteca, noi possiamo percepire il desiderio di questa persona del voler studiare in biblioteca, ma non sappiamo con certezza se l'ha fatto oppure no. Quindi non sappiamo se l'azione è avvenuta oppure no. Se invece questa persona mi dice ho voluto studiare in biblioteca, significa che questa persona aveva questo desiderio nel passato e che effettivamente ha studiato in biblioteca. L'azione è stata compiuta. Purtroppo in inglese entrambe le 2 frasi si traducono allo stesso modo, quindi può essere un po' difficile tradurlo in italiano. Passiamo però al verbo dovere, che forse è un po' più semplice da tradurre dall'inglese all'italiano. Le regole sono le stesse che abbiamo appena visto. Nella frase dovevo studiare per l'esame, noi sappiamo che c'era questo obbligo nel passato, ma non sappiamo se effettivamente l'azione dello studiare è stata compiuta. Al contrario, se io dico ho dovuto studiare per l'esame, ho dovuto studiare per l'esame, in questo caso sappiamo che c'era l'obbligazione nel passato e sappiamo che l'azione è effettivamente avvenuta. Il motivo per cui prima vi dicevo che forse il verbo dovere è un po' più semplice da tradurre dall'inglese è perché dovevo studiare si può tradurre più facilmente con I was supposed to study, I had this obligation, but
I'm not sure it happened. Mentre ho dovuto studiare significa con più certezza che I had to study, che l'azione è avvenuta. Ora vi sembrerà quasi semplice capire la differenza tra potevo ed ho potuto, ma facciamo anche qui due esempi. Se io per esempio dico potevo leggere il giornale ieri, potevo leggere il giornale ieri, ed ho potuto leggere il giornale ieri, ho potuto leggere il giornale ieri. Potevo leggere il giornale significa che c'era questa possibilità di leggere il giornale, ma non ho la certezza di averlo fatto oppure no. Al contrario, se io dico ho potuto leggere il giornale, significa che c'era questa possibilità nel passato ed ho la certezza di averlo fatto. Ho la certezza che l'azione è stata compiuta. Dunque la differenza principale nell'utilizzo dell'imperfetto e del passato prossimo nel passato è che l'imperfetto denota la modalità di come noi vogliamo compiere un'azione, ma non ci dà la certezza che sia avvenuta. Il passato prossimo invece ci dà questa certezza. Abbiamo finito qui per questo breve video di oggi, spero che questo video vi sia servito. Se avete domande o dubbi scriveteli nei commenti, io spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!